Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti. Questa è Teen Science ed oggi parliamo delle antiche popolazioni celtiche. I Celti rappresentano un gruppo indoeuropeo emerso nel primo millennio a.C. in Europa. La loro origine è spesso associata alla cultura di Hallstatt tra l'800 e il 450 a.C., che è una fase della tarda età del bronzo e della prima età del ferro, caratterizzato da un ricco patrimonio culturale e artigianale. Questa cultura ha avuto origine nell'attuale Austria e si è successivamente diffusa in varie regioni europee, tra cui le isole britanniche, la Francia, allora conosciuta come Gallia, l'Iberia settentrionale, l'Europa centrale ed i Balcani. I Celti erano noti per la loro abilità nell'artigianato del ferro e per le pratiche agricole avanzate. Non formavano un impero centralizzato, ma piuttosto una serie di tribù e clan indipendenti, ciascuna con le proprie strutture sociali e politiche. Queste tribù spesso si univano e si scontravano, in base alle necessità, alle alleanze o alle rivalità. La società celtica era stratificata e comprendeva una classe dominante di nobiltà guerriera, i druidi, che erano sia sacerdoti sia custodi della conoscenza, poi c'erano gli artigiani specializzati e in fondo i contadini. A causa della mancanza di una scrittura celtica standardizzata, almeno fino al periodo dell'influenza romana e cristiana, molto di ciò che conosciamo sui Celti proviene da fonti esterne, in particolare appunto greche e romane, che li descrivevano come barbari e bellicosi. Tuttavia, questa visione è parziale e influenzata dai pregiudizi culturali dell'epoca di romani e greci. Le recenti scoperte archeologiche, infatti, più gli studi linguistici, offrono una visione molto più sfaccettata e dettagliata di queste complesse società. I Celti hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia europea. La loro arte, il simbolismo e la mitologia continuano ad influenzare la cultura moderna. La loro espansione in diverse aree dell'Europa ha anche creato un mosaico di sottogruppi celtici, ognuno con le proprie peculiarità culturali e linguistiche, come i Galli in Francia, i Celtiberi in Spagna e i Britanni nelle isole britanniche. Gli usi e costumi delle antiche popolazioni celtiche erano tanto vari quanto le loro distribuzioni geografiche. Tuttavia, alcuni elementi culturali e sociali sono comuni a molte tribù celtiche. I Celti vestivano con abiti realizzati principalmente in lana e lino, spesso colorati con tinte vivaci ottenute da fonti naturali. Gli uomini indossavano tuniche corte e pantaloni, mentre le donne portavano lunghi abiti e mantelli. Erano noti per la loro abilità nella tessitura e nella produzione di intricati motivi a spirale, che decoravano sia i loro vestiti che i loro oggetti metallici. Gli ornamenti, come fibule, collane, bracciali, erano comuni e spesso realizzati in oro, argento o bronzo, a secondo dello status sociale di chi li indossava. La società celtica era patriarcale, ma le donne godevano di molti diritti rispetto alle altre culture contemporanee. Potevano infatti possedere proprietà, partecipare alle battaglie ed alcune diventavano regine o capitribù. I matrimoni erano importanti per formare alleanze fra i clan e si crede che alcune forme di matrimonio permettessero alle donne di mantenere i propri beni, che era una cosa nulla affatto scontata nel passato perché tutti i beni delle donne normalmente passavano al marito. I Celti eccellevano nell'artigianato, specialmente nella lavorazione dei metalli, nella ceramica e nella tessitura. Le loro opere erano caratterizzate da complessi disegni geometrici, spirali e motivi naturalistici, esemplificati nel famoso stile celtico l'Athénée. Questo stile era visibile in armi, gioielli, utensili e manufatti rituali. Anche la scultura in pietra era praticata, con pietre erette e croci celtiche che mostravano intricati intagli. E poi c'era la musica, che aveva un ruolo centrale nella vita celtica. Strumenti come il carnix, che era un tipo di tromba in bronzo, la famosa arpa celtica e vari tipi di flauti erano tutti molto popolari.
I Celti amavano anche raccontare storie e miti, per questo i poeti avevano un ruolo importante nella loro società. I festeggiamenti erano comuni, spesso legati ai cicli agricoli o alle celebrazioni stagionali. La religione delle antiche popolazioni celtiche era profondamente radicata nella natura e nella sua venerazione, caratterizzata da un pantheon complesso di divinità e da pratiche rituali intricate. I Celti credevano in una moltitudine di divinità, ognuna con funzioni e attributi specifici, spesso legati ad elementi naturali come i fiumi, gli alberi e le forze naturali in genere. Le divinità celtiche non erano viste come onnipotenti e irraggiungibili, ma piuttosto come esseri con i quali era possibile interagire. Tra le divinità più note ci sono Cernunnos, dio della natura e degli animali. Un'altra era Epona, dea dei cavalli. E poi c'erano i druidi, che erano al centro della vita religiosa celtica, ma non erano soltanto sacerdoti, erano anche giudici, insegnanti e custodi della conoscenza orale. I druidi presiedevano a cerimonie religiose, ma anche a sacrifici e feste, e avevano un ruolo importante nella mediazione dei conflitti e nella conservazione della cultura celtica. Le loro pratiche erano avvolte nel segreto e si basavano su una tradizione orale, pertanto ci sono poche fonti dirette sulle loro attività e credenze. Di certo sappiamo che la natura giocava un ruolo fondamentale nella religione celtica. Luoghi come boschi, sorgenti, fiumi e colline erano considerati sacri. La venerazione di alberi specifici, come la quercia, infatti, è ben documentata. I Celti credevano anche in luoghi ultraterreni, accessibili tramite particolari soglie naturali come grotte o laghi. Le festività celtiche erano strettamente legate ai cicli agricoli e stagionali. Infatti alcune si celebravano a fine ottobre, perché segnavano la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno. Altre si celebravano all'inizio dell'anno, quando finiva l'inverno, cominciava la primavera e quindi si celebrava il risveglio della natura. Ma parliamo adesso di guerra, perché la guerra giocava un ruolo centrale nella società celtica, sia come mezzo di risoluzione dei conflitti interni ed esterni, sia come importante elemento della cultura e dell'identità celtica. Nonostante l'assenza di un esercito permanente centralizzato, i Celti erano noti come abili guerrieri. La loro organizzazione militare si basava su guerrieri provenienti da varie tribù, spesso guidati da nobili o capi carismatici. Questi guerrieri combattevano principalmente come fanteria, con alcune tribù note per l'uso di carri da guerra. Le tattiche celtiche enfatizzavano il valore e la bravura individuale, con combattimenti che spesso iniziavano con singolari duelli tra campioni. I guerrieri celtici utilizzavano una gran varietà di armi, inclusi spade lunghe e curve, lance, pugnali, scudi. Le spade celtiche erano particolarmente rinomate per la loro qualità e design. Le armature variavano in base allo status sociale e alle risorse, con alcuni guerrieri che indossavano cotta di maglia o piastre di bronzo, mentre altri combattevano con poca o nessuna armatura. Le battaglie erano un mezzo per i guerrieri per guadagnare status sociale, ricchezza e onore. Infatti le gesta eroiche erano un importante mezzo per salire la gerarchia sociale. In diverse occasioni i Celti potevano anche mozzare la testa del nemico, che veniva usata come un trofeo. Questo era un atto che aveva un forte significato simbolico e rituale. E comunque i Celti non combattevano solo fra di loro, ma anche contro altre popolazioni, come per esempio le popolazioni germaniche, i greci, i romani, e la loro resistenza contro l'espansione romana è certamente ben documentata, con figure storiche come ad esempio Vercingetorige, che simboleggiano la lotta celtica per l'indipendenza. Nonostante questa resistenza, molte popolazioni celtiche furono comunque assimilate dalla cultura romana. Ma cerchiamo ora di capire com'era la vita quotidiana di tutti i giorni. Per esempio, che cosa mangiavano i celtici? Le informazioni che noi abbiamo derivano principalmente da rilevamenti archeologici e oggi sappiamo che la loro dieta era basata sui cereali,
come l'orzo, l'avena e il frumento, che erano fondamentali per la loro dieta e venivano consumati sotto forma di pane, di pappa, di porridge e anche di birra. La birra in particolare era una bevanda comune e considerata molto nutriente. Poi c'erano i legumi e le verdure, come fagioli, piselli e lenticchie, ma anche alcuni tipi di radici, come le carote e le rape. E poi c'erano piante a foglia verde, come i cavoli. Consumavano carne e pesce, perché la carne proveniva principalmente da bestiame allevato, come bovini, maiali e pecore. Veniva consumata sia fresca, sia tramite affumicatura o veniva conservata tramite la salatura. I Celti, chiaramente, praticavano anche la caccia, e in particolare la carne di cervo, di cinghiale e di altri animali selvatici era molto diffusa. Il pesce e i frutti di mare erano importanti, ma chiaramente erano disponibili solo per le comunità costiere o per quelli che vivevano vicino ai fiumi. Per quanto riguarda la cottura di queste carni, i Celti cucinavano spesso in grandi pentole o calderoni, sia per bollire sia per stufare gli alimenti, ma la carne poteva anche essere arrostita su fuochi all'aperto. E come abbiamo già visto, i modi per conservare il cibo erano la salatura, l'affumicatura, l'essiccazione. Conservare il cibo era importante per avere risorse durante i mesi invernali. Ed è interessante notare che i Celti, come noi, tendevano a consumare 2 pasti principali al giorno. Questi pasti erano, di nuovo come noi, dei momenti sociali e comunitari, spesso condivisi tra membri del clan o membri della tribù. Alcuni alimenti e bevande avevano anche un significato rituale o religioso. Feste e banchetti erano occasioni per consumare cibo in abbondanza e spesso includevano sacrifici di animali agli dei. Come abbiamo visto, queste popolazioni celtiche allevavano bestiame e quindi dal bestiame proveniva il latte, che veniva trasformato in burro, formaggio ed altri prodotti lattiero-caseari. Questi prodotti erano una fonte molto importante per grassi e proteine. Mangiavano anche molta frutta, perché consumavano pere, prugne, mele, ma anche bacche e una gran varietà di noci che venivano raccolte dall'ambiente circostante, dai boschi. Nei boschi trovavano anche il miele, che era il dolcificante principale per i Celti, che veniva usato per rendere più dolci cibi e bevande. Le informazioni che abbiamo sulle popolazioni celtiche sono limitate dal fatto che molte non avevano un alfabeto o comunque tramandavano le loro informazioni e la loro cultura per via orale. Per iscritto quindi è rimasto ben poco. C'erano tuttavia in Irlanda, in Gran Bretagna, delle popolazioni che usavano un vero e proprio alfabeto che si chiama Ogham ed è l'alfabeto più strettamente associato ai Celti. È un alfabeto composto da segni lineari, solitamente inciso su pietre, che era usato soprattutto per iscrizioni commemorative e funerarie. E la sua origine è datata fra il IV e il VI secolo d.C. Questo alfabeto consiste di 20 simboli principali, ciascuno rappresentante una lettera o un suono. Questi simboli sono composti da linee verticali, orizzontali o oblique e venivano solitamente incise sul bordo di una pietra o sul bordo di un oggetto di legno. Un aspetto peculiare di questo alfabeto è che ogni lettera può essere sia associata a un suono proprio di questa lettera, ma può essere anche associato ad una pianta, che può essere un albero oppure un arbusto specifico. E questo è molto interessante perché ci dà l'idea di come questa cultura fosse intimamente connessa con il mondo naturale. E comunque la maggior parte delle iscrizioni in Ogham sono state trovate su pietre, che ovviamente sono più facili da conservare. E si pensa che queste pietre svolgessero un ruolo sì commemorativo o funerario, ma che potessero anche segnalare i confini territoriali o commemorare individui molto importanti. Queste pietre si trovano principalmente in Irlanda, ma anche nel Galles, in Scozia, in Cornovaglia, e questo suggerisce che questo tipo di alfabeto fosse proprio delle isole britanniche.
Ma, come abbiamo detto, sfortunatamente questo sistema di scrittura era un'eccezione, perché i druidi tramandavano il loro sapere oralmente e quindi questo approccio, oltre a preservare il carattere sacro della loro conoscenza, di fatto oggi rende difficile per gli storici moderni avere una comprensione completa delle loro credenze e delle loro pratiche. I druidi credevano in una profonda connessione con la natura e con il cosmo. Infatti alcuni racconti indicano che praticassero l'astronomia e l'astrologia e avevano comunque una concezione particolare riguardo alla vita, alla morte e all'aldilà, credendo in una forma di reincarnazione o vita oltre la morte. In tempi moderni c'è stata una riscoperta del mito celtico, specialmente con ciò che viene chiamato Rinascimento celtico, che era un movimento culturale e artistico che ha avuto luogo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, che era appunto un movimento che mirava a riscoprire e celebrare l'eredità culturale, artistica, letteraria e linguistica delle nazioni celtiche, in particolare dalla Irlanda, Scozia, Galles, Cornovaglia, Bretagna in Francia. Queste riscoperte però non sempre coincidevano con la realtà storica perché erano reinterpretazioni moderne del mito. Ed anche per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciatemi dei commenti, attivate la campanella, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!